Io mi chiamo Armando Pisecco. Quanti anni ha? 84 finiti, Dove è nato? a San Mauro Cilento. Ha sempre vissuto a San Mauro No, Cilento? no, sono vissuto anche in Germania, 13 anni, In Germania dove? Stoccarda. Per lavoro, quando ce n'era, faceva il manuale, muratore e poi l'autista. Abbiamo messo a fare l'autista, portavo l'abito mira. Quanti anni aveva 23 anni, quando sono andato. Sono andato il 59, tornato il 72 e qua ho fatto l'autista di Pullman. Lei quante volte al giorno mangia? E 3 volte faccio colazione, il giorno faccio il pranzo e la sera faccio una cena, una piccola cena, non troppo. Cosa mangia queste 3 Mangio volte? tutto. Non fa niente che c'ho un po' di diabete, però mangio tutto. A colazione cosa mangia? Fette biscottate, latte, questo mangio. A pranzo? Quello che mi prepara mia moglie. Ma verdure, cereali, pasta asciutta. E a cena? Adesso facciamo la fellata di pomodoro, insalata di pomodoro, cipolla, pomodoro, citriuolo. Sua moglie cucina bene? Cucina bene, sì. Quanti anni ha sua moglie? È nato il 40, cioè ha 79 anni. E mi può descrivere una sua giornata tipica, normale? Quando si sveglia, cosa fa durante il giorno? Mi sveglio verso le 6 la mattina e poi faccio la colazione e poi andiamo in campagna. Mi piace di andare in campagna A fare cosa? a lavorare. Facciamo l'orto, raccogliamo le olive e facciamo... Pomeriggio stiamo a casa. E l'orto è suo? Sì, Che cosa ci sta nell'orto? pomodoro, molenzane, peperoni e tutto quello che hai bisogno. La verdura, mettiamo tutto. Mangiamo cose naturali. E poi voi mangiate voi le verdure e la frutta dell'orto? Sì, sì, sì. Di solito quante volte alla settimana o al mese mangia la carne? Ma 3 volte alla settimana qua. 3 volte 4, non sempre uguale. Alla settimana? Alla settimana, E sì. che carne mangiate? Quelle che trovo, pollo, carne vaccina, carne suina, mangiamo, perché mi ammazza anche il maiale e mangiamo più cose naturali. Lei ammazza il maiale? No, io no, me lo compro adesso, prima ne crescevo 2, adesso me lo compro. Prima però lo cresceva lei. Sì, 2. E quando lo ammazzava? Lo ammazzava a Natale, a gennaio, il primo di gennaio lo ammazzava. Invece legumi quante volte li mangia? Ma forse 2 volte alla settimana, più o meno. Quali legumi? Ma tutti, fagioli, ceci, lenticchie, quello che ricapita. Oggi ho mangiato lenticchie, pasta e lenticchie per esempio. Cosa beve durante il Vino. pranzo e la cena? Vino, poi ogni tanto mi bevo la birra, ma vino. I dottori mi dicono che non ne posso bere, devo bere poco. Ne bevo poco, un bicchiere e mezzo, 2. Prima mi bevevo un mezzo litro. Un bicchiere e mezzo a pranzo Sì, un bicchiere la sera. e vino, che vino? Vino mio, È rosso o bianco? rosso, sempre meglio il rosso. Perché? Perché mi piace più il rosso. Mia moglie beve il bianco. E invece la domenica mangiate qualcosa di particolare? Carne, pasta e macaroni. Fatti come? Delle volte le fai in casa mia moglie. Fai i fusilli, i gnocchi. Sì, sì. Lei sa cucinare? Ma no, poco. In Germania dovevo cucinare quando stavo solo, ma adesso cucina mia moglie.
Le piace camminare? Mi piace, ma un piede che non vuole troppo funzionare, è un po' malato e allora mi stanca a camminare, ma mi piace, sì. La domenica mangiate solo lei e sua moglie oppure anche con altri? Delle volte spesso mangiamo io e viene mio figlio a mangiare con noi la domenica, con la moglie e 2 bambini, che mio figlio abita sopra e io sotto alla casa. Si ricorda qual è un piatto o un cibo che le ricorda la sua giovinezza o la sua infanzia quando era bambino? Ma non lo so, questo è difficile adesso, ma a me mi piacevano assai i cipolle canine che diciamo noi e patate fritte, quello mi piacevano molto. Non sapete voi cipolle canine, no? No, che cosa sono? Sono quelle specie di cipolle piccole che si trovano nel terreno. E chi le preparava queste cipolle? Adesso le compro e le prepara mia moglie adesso. Ma mia madre quando si trovano in campagna preparava mia madre. Si friggono, si possono fare scaldate, si puliscono e poi si friggono. Ma una piccola cipolla, piccola così, si friggono, si puliscono e poi si friggono o scaldate, poi si fanno con l'aceto, si fanno tante mani. Qual è il suo cibo preferito? La pasta asciutta, bella, meglio. Quando sono spaghetti così, se ne scendono soli. Perché le piace la pasta asciutta? Perché piace il gusto. C'è una ricetta o un cibo che secondo lei è tipico di San Mauro Cilento, che rappresenta questa terra? Un cibo della terra è già la cicoria, per esempio, che viene dalla terra naturale. Quella è l'unica cosa che si trova naturale. Sua madre che lavoro faceva? Mia madre faceva la contadina. La contadina? Sì. E come lavorava quindi nella terra? La terra. Quindi stava poco a casa? Certo che prima, quando all'epoca loro stavano la maggior parte in campagna, si lavorava molto, adesso si lavora poco, ma allora veramente i nostri genitori hanno lavorato. Suo padre? Mio padre pure faceva il contadino, faceva pure sempre di muratore, pure si adattava a fare il muratore, ma lavorava alla campagna. E lei andava mai con loro ad aiutare? Come? Ci portavano, non è che ci andavano. E che facevate voi? Facevamo la crapa, 2 capre e andavamo a pascolare. Ci facevano lavorare da piccoli. Prima di andare a scuola ci portavano in campagna e poi ci dovevano venire per andare a scuola. E una volta un maestro sono arrivato 5 minuti di ritardo a scuola, ma da tante botte sulle mani che non venivano più. Hai capito? Com'era all'epoca allora? E quindi quando andava in campagna con i suoi genitori ad aiutarli a lavorare, facevate colazione in campagna? Sì. Che mangiavate? Pane, delle volte pure pane e pomodori, però si cucinava anche in campagna al giorno. Che si cucinava? Mia madre, quello che trovava, roba di campagna, pasta, verdura, tutto quello che trovava in campagna. Io mi ricordo che si facevamo mangiare l'albero delle capre, che andavamo a pascolare, si faceva mangiare l'albero delle capre, ci davano le botte. Capite? Se noi eravamo distratti, le capre si mangiavano l'albero, aggappavamo le botte dei genitori. Lei conosce la dieta mediterranea? La dieta mediterranea, non la conosco proprio, che ne so io. Quello che mangiamo noi, mangiamo cosa mediterranea. La dieta mediterranea che si chiama, qua quello che si mangia più o meno. Quando si ricorda che ha sentito parlare di dieta mediterranea per la prima volta? Ricordo 4-5 anni fa, 7-8 anni fa, non mi ricordo preciso, che si è parlato di questa dieta mediterranea. Abbiamo lavorato tanto, abbiamo fatto sacrifici per farci una casa.
E dopo, perché una ditta dei pullman qua di Celso mi voleva, e ha detto, dal primo giorno ho lavorato con quella ditta, e allora me ne sono venuto. Avevo mia moglie qua e 2 figli, e allora ho detto, prima o poi me ne devo andare, e me ne va. E allora ho trovato lavoro qua e me ne sono venuto, ma se no stavo bene in Germania. Lei viveva meglio o peggio? Ma io mi sentivo tranquillo in Germania perché c'era il lavoro. Io lavoravo 15 ore al giorno là in Germania col camion, guadagnavo i soldi. Invece qua, no, non mi lamento perché pure qua, quando sono venuto, mi hanno pagato discretamente. Avevo la famiglia qua, allora mi è convenuto di stare qua. Il posto me l'hanno dato e allora ringrazio anche la ditta che mi ha dato lavoro qua. Così stavo in famiglia e non stavo. Com'è essere un contadino? Contadino? Il contadino non è buono, il contadino si muore di fame. Il contadino si muore di fame. Uno coltiva la campagna, non lavora a nessuno. Io delle volte prendo i soldi della mia pensione per lavorare il terreno. Non c'è niente da fare. Sui terreni, un giorno vedete, queste olive diventano tutto macchie, diciamo noi, perché non si può vivere. C'è un segreto per vivere bene per lunghi anni? Lunghi anni. C'è chi vive molti anni, c'è chi si ammala presto. Qua abbiamo bell'aria, quello abbiamo, speriamo che cambiassimo una decina d'anni, perché l'aria abbiamo, non abbiamo niente più, ma l'aria l'abbiamo buona. Io quando arrivavo a Salerno col pullman, la mattina c'era tutto fumo, tutto cose. Quando arrivavo qua respiravo. Il paese nostro ha molta aria pura.